Oggi ci dedicheremo ad un progetto tanto utile quanto divertente. Un cestino portatutto realizzato interamente in fettuccia. Se amate dare un tocco creativo e personale alla vostra casa, questo tutorial è proprio quello che fa per voi. Avete mai pensato a quanto spazio occupano gli oggetti in casa oppure non sapete dove riporre le capsule per il caffè? E cercate un modo elegante per tenerle organizzate e a portata di mano. Bene, oggi vi mostro una soluzione perfetta e sto parlando di un cestino fatto a mano con della fettuccia per riporre tutti i vostri oggetti o le capsule del caffè in un modo ordinato e stiloso. Ad esempio, la mia amica del canale La tua mente non poteva partorire una cosa simile lo ha utilizzato come portaconfetti. Restate con me per scoprire come realizzare questo cestino passo passo e mi raccomando andate a vedere il suo canale. L'occorrente per realizzare questo cestino è una fettuccia del colore a vostra scelta che potete acquistare sul sito www.unfilodipassione.it, un uncinetto da 8 mm, delle forbici e se volete un marcapunti. Inizia realizzando un anello magico con 8 maglie basse all'interno. Realizzate le nostre 8 maglie basse, andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima all'interno della prima maglia bassa che abbiamo lavorato all'inizio. Nel secondo giro andiamo a fare una catenella che sarà in sostituzione della nostra prima maglia bassa. Entriamo con l'uncinetto nello stesso punto e andiamo a fare nuovamente una maglia bassa. Entriamo nel punto successivo e andiamo a fare un aumento, quindi andiamo a fare 2 maglie basse nello stesso punto. Entriamo nel punto successivo e anche qui andiamo a fare 2 maglie basse. Quindi al secondo giro andiamo a fare 2 maglie basse in ciascun punto del giro precedente, per un totale di 16 maglie basse. Arrivate alla fine del giro andiamo a chiudere il tutto con una maglia bassissima all'interno della prima catenella che abbiamo fatto all'inizio del giro. Al giro successivo andiamo a fare di nuovo una catenella in sostituzione della nostra prima maglia bassa, entriamo nel secondo punto e andiamo a fare 2 maglie basse. Entriamo nel punto successivo e facciamo una maglia bassa e andiamo nel punto dopo e andiamo a realizzare 2 maglie basse. Quindi nel terzo giro andiamo a fare una maglia bassa e un aumento e procediamo in questo modo fino alla fine del giro. Andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla prima catenella che abbiamo fatto all'inizio. Al giro numero 4 andiamo a realizzare una catenella in sostituzione della nostra prima maglia bassa, entriamo nel secondo punto e andiamo a fare ancora una maglia bassa, entriamo nel terzo punto e andiamo a fare 2 maglie basse. Quindi in questo giro andiamo a realizzare 2 maglie basse e un aumento per tutti i punti del giro precedente e andiamo a chiudere con una maglia bassissima all'interno della prima catenella che abbiamo realizzato all'inizio. Al giro successivo andiamo a fare nuovamente una catenella in sostituzione della nostra prima maglia bassa, entriamo nel punto successivo e andiamo a fare una maglia bassa, entriamo ancora nel punto dopo e facciamo ancora una maglia bassa e nel quarto punto andiamo a realizzare un aumento e procediamo in questo modo realizzando 3 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro e andiamo a chiudere con una maglia bassissima all'interno della prima catenella che abbiamo realizzato all'inizio. Arrivati a questo punto io ho un diametro di circa 18 cm che nel mio caso va più che bene, quindi mi fermerò qui. Voi se lo volete più ampio continuate ad aumentare i giri, quindi nel prossimo giro andrete a fare 4 maglie basse e un aumento, nel giro ancora successivo 5 maglie basse e un aumento fino al raggiungimento della misura desiderata. Adesso a questo punto non andiamo più a realizzare aumenti, ma andiamo a lavorare i punti così come si presentano.
Andiamo a fare una catenella, ma in questo caso non andrà a sostituire la nostra prima maglia bassa, e nello stesso punto rientriamo con l'uncinetto e andiamo a fare una maglia bassa, prendendo però solamente la costina posteriore della catenella, in modo da creare una specie di cordoncino. Entriamo nel punto successivo, sempre prendendo la costina posteriore del giro precedente, e andiamo a fare la nostra maglia bassa, e continuiamo in questo modo fino alla fine del giro, lavorando una maglia bassa in ciascuna maglia bassa del giro precedente. Andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima all'interno della prima catenella che abbiamo realizzato all'inizio. Andiamo a fare il secondo giro, andiamo a fare ancora una catenella che non sarà in sostituzione della prima maglia bassa, rientriamo nello stesso punto e andiamo a fare una maglia bassa. Nel secondo punto andiamo a fare ancora una maglia bassa, ma anziché prendere la catenella come facciamo di solito per realizzare la maglia bassa, andiamo a puntare l'uncinetto proprio al centro della V che forma la maglia bassa, qui in questo punto. Agganciamo il filo, lo portiamo fuori e andiamo a fare la nostra maglia bassa. Entriamo nel punto successivo, sempre al centro della V che forma la maglia bassa, e facciamo la nostra maglia bassa, e continuiamo in questo modo fino alla fine del giro e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. In questo modo andiamo a fare una catenella per stabilire soltanto l'altezza del lavoro, e a questo punto ripartiamo facendo le nostre maglie basse esattamente al centro della maglia bassa del giro precedente. Continuiamo in questo modo fino al raggiungimento dell'altezza desiderata. Una volta terminati tutti i nostri giri e arrivati alla misura scelta, io ho realizzato un totale di 8 giri che misurano circa 12 cm. Ora andiamo a realizzare l'ultimo giro creando una maglia bassissima in ciascuna maglia bassa del giro precedente, creando questa specie di cordoncino che andrà a definire il nostro cestino. Realizzando una maglia bassissima in ciascuna maglia bassa del giro precedente, andiamo a fornire al cestino una forma leggermente più bombata. Terminato l'ultimo punto, come vedete non ho chiuso perché vado a tagliare la fettuccia e vado a ricrearmi un'asola, quindi porto fuori la fettuccia, entro con l'uncinetto dal dietro e me la porto qui nella parte posteriore, dopodiché andrò a realizzare un nodino. Se volete potete foderarlo all'interno, io lo lascerò così molto spartano perché mi servirà per mettere le capsule del caffè. Bene, abbiamo finito. Spero che questo cestino portaoggetti vi piaccia e vi sia stato utile. Se avete domande o suggerimenti potete scrivermelo giù nei commenti, e non dimenticate di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdervi i nuovi progetti creativi, e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like. Grazie per aver seguito questo tutorial e noi ci vediamo al prossimo video.